Gli ultimi colpi di artiglieria cadono intorno alle posizioni della Folgore. Il devastante cannoneggiamento britannico durato tutta la notte è cessato da poco e il vento porta già il rumore dei cingoli dei carri nemici in avvicinamento. Il tenente Massoni finalmente riesce ad avvistarli e li indica ai serventi dell'unico cannoncino da 47-32 ancora funzionante. I colpi si susseguono rapidamente. Ad uno i carri britannici più avanzati vengono presi di mira, colpiti e immobilizzati. Ma adesso le munizioni anticarro sono finite e il nemico continua ad avanzare. Le posizioni intorno a loro cadono una dopo l'altra. I carri nemici sono adesso a ridosso della loro. Massoni salta fuori dalla buca e lancia una bomba a mano contro la fanteria britannica che avanza. Poi, impugnando il mitra, fa cenno ai suoi artiglieri di seguirlo e al grido di «Folgore!» balza in avanti verso il nemico. Carlo Massoni nasce a Sant'Antioco il 9 giugno 1914. Dopo gli studi di ragioneria, il 5 luglio 1937 entra in artiglieria come ufficiale di complemento con il grado di sottotenente, passando poi per concorso il 31 luglio 1940 in servizio permanente effettivo. Viene assegnato dapprima al 16° Reggimento Artiglieria a Cagliari e poi al 13° Raggruppamento Artiglieria Contraerea. È tra i primi volontari ad entrare nel 1940 nella Scuola Nazionale di Paracadutismo di Tarquinia e quindi nella neonata 185ª Divisione Paracadutisti costituita il 1 settembre 1941, alla quale nel luglio 1942 viene dato il nome Folgore e inviata al fronte in Africa settentrionale. Massoni è tra i fondatori del primo gruppo artiglieria paracadutisti, costituito ufficialmente il 28 agosto 1941, che poi, con l'approntamento di altri due gruppi, il 1 luglio 1942, dà origine al primo reggimento artiglieria paracadutisti. Con l'arrivo in Africa della divisione, questo assume la denominazione di 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti Folgore. Il reggimento, nel 1963, sarà poi decorato di medaglia d'oro al valor militare per le eroiche gesta di El Alamein. Con la divisione Folgore, dapprima destinata in Puglia in previsione della poi non attuata occupazione di Malta, nel luglio 1942 da Lecce giunge via aerea in Africa settentrionale. Ad El Alamein, la 185ª Divisione Paracadutisti Folgore, al comando del generale Enrico Frattini, presidia l'estremo sud del fronte, al limite estremo della depressione di Cattara. Inizialmente Massoni è vicecomandante della seconda batteria controcarro del primo gruppo del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti Folgore, comandato dal colonnello Ernesto Boffa e, poco dopo, promosso al grado di tenente, prende il comando della prima batteria a quota 105, con 4 pezzi controcarro da 47-32. La moglie Edilia Costa, con la quale si è sposato a Cagliari l'11 settembre 1941, con una lettera gli comunica la nascita il 20 settembre 1942 del figlio Massimo, evento che viene festeggiato da tutti i componenti della batteria. Ed è proprio in uno degli ultimi giorni di settembre che ha modo di centrare quello che viene definito il colpo giusto, il più ambito dei successi per un artigliere, per di più su un bersaglio lontano, difficilmente visibile e in movimento. Davanti alla sua postazione a distanza di tiro vi sono alcune basse ondulazioni, oltre le quali automezzi avversari si spostano parallelamente al fronte, risultando visibili 2 volte, in corrispondenza di altrettante aperture fra i rilievi. Osservando attentamente, constata che il tempo fra la prima e la seconda apparizione è praticamente costante.
Dopo un rapido calcolo, Massoni aspetta allora di vedere un autocarro al primo varco e, nell'istante precedentemente calcolato, spara un colpo in corrispondenza del secondo varco, riuscendo a centrare il suo bersaglio mobile giunto nel frattempo sulla traiettoria del proietto. But on October 22nd, 1942, General Montgomery and his immortal Eighth Army had accumulated all the munitions and supplies and equipment needed for their great African campaign and were ready to go on the offensive. At 0 hour, on that famous day, the United Nations revealed their aggressive power for the first time. Arriva il 23 ottobre e la seconda battaglia di El Alamein. Le soverchianti forze alleate sferrano l'attacco. Nei suoi appunti di guerra annota che, alle ore 20:30, inizia il bombardamento dell'artiglieria nemica, seguito dall'avanzata dei loro carri armati, contro i quali dalla batteria, con l'unico pezzo rimasto ormai efficiente, il terzo, vengono sparati circa 200 colpi, colpendone una ventina. Vengono anche catturati e fatti medicare perché feriti 2 ufficiali e 5 soldati inglesi che durante la notte si erano avvicinati in avanscoperta.